Buongiorno, nel video intitolato La gratuità della salvezza ho ripreso le parole che il pontefice ha detto nella udienza del 15 di agosto, nella quale lui ha definito la legge antico testamentaria come una legge che rende schiavi, cioè che pone tutti nella situazione di essere sotto, cioè di essere come dei reclusi, dice di essere come dei sorvegliati speciali. E ho detto che sono parole molto pesanti perché ovviamente diciamo non tengono conto del fatto che i giudei, cioè tutti gli aderenti, gli israeliti aderenti alla religione giudaica, sono esclusivamente sotto quella legge, non ne riconoscono altre dal punto di vista religioso. Quindi, ripeto, sono affermazioni che lasciano un segno. Tant'è che il Gran Rabbinato di Israele ha sentito il bisogno di prendere posizione e il rabbino Rasson Arusi, che è il presidente della commissione del Gran Rabbinato per i rapporti con il Vaticano, ha scritto una lettera, ha fatto arrivare una lettera al Papa Francesco attraverso il cardinale Kurt Koch, nella quale esprime l'indignazione e anche la preoccupazione, anche per altre parole che il Papa aveva espresso alcuni giorni prima, quando ancora una volta aveva definito una legge mosaica come una legge obsoleta, una legge che non porta alla vita, in sostanza è una legge che non rende giusti gli uomini, cioè che non li giustifica. E il Papa ha detto queste parole partendo dalla lettera ai Galati di Paolo, che come sappiamo è l'inventore del cristianesimo e che come sappiamo era in contrasto con coloro che avevano visto e parlato direttamente con Gesù. Ora, oggi vorrei leggervi alcuni brani del Talmud per far capire proprio anche l'origine intanto di questa reazione da parte del Gran Rabbinato e per far capire qual è l'approccio completamente diverso che l'ebraismo ha nei confronti ovviamente della legge mosaica, cioè della legge di colui che di fatto avrebbe fondato il popolo di Israele. E quindi andiamo a leggere come esempio le indicazioni che vengono date per recitare la preghiera più importante di Israele, che è lo Shema Israel. Tutti noi, insomma chi più chi meno, sappiamo, no, che anche nella liturgia cristiana ci sono delle indicazioni precise, ad esempio sulle posizioni che vengono assunte nelle varie fasi della liturgia, no? Quindi in ginocchio, in piedi, seduti, col capo chino, col capo alzato, e sono indicazioni che sono date da sempre, poi sono variate anche nel tempo e poi diciamo applicate anche più o meno liberamente dai fedeli. E quindi andiamo a vedere nel Talmud il corrispettivo di quelle indicazioni. Però prima riferiamoci alla preghiera di cui poi si parlerà, perché è la preghiera più importante per Israele ed è appunto il cosiddetto Shema Israel, cioè ascolta Israele. E la preghiera si trova in Deuteronomio nel capitolo 6, dice così: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, in ebraico ovviamente Yahweh è il nostro Elohim. Qui nella traduzione in italiano c'è scritto unico è il Signore. Adesso andiamo a vedere una cosa. Allora, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi questo è lo Shema Israele.
Ora, questa preghiera è talmente importante che in questo libro io ho riportato dei brani scritti da una esegeta ebrea che, esaminando questa preghiera e esaminando l'importanza di questa preghiera, dice che addirittura serve a condizionare la mente dell'ebreo già in embrione, cioè quando è ancora allo stato di feto. Guardate, vi leggo direttamente le parole, così almeno voi le potete sentire direttamente, poi tutti i riferimenti li trovate in questo libro. Le parole che hanno certamente influito maggiormente a creare l'ambiente sonoro che accompagna la vita dell'ebreo sin dal grembo materno sono le parole dello Shema Israel. Il suono di queste parole, quotidianamente ripetute da generazioni, giunte all'ebreo già attraverso le pareti uterine e la voce della madre, dall'ambiente familiare e sociale che lo circonda, parole che lui stesso ripeterà tutti i giorni della sua vita, fino al momento in cui renderà l'ultimo respiro, ritracciano nella sua mente le stesse reti neurali ereditate dagli antenati, creando quei filtri di lettura del mondo tipicamente ebraici. Quindi voi capite qual è il livello di condizionamento che parte già dal feto, cioè parte già dall'utero materno, il livello di condizionamento a cui viene sottoposta una persona, proprio in grazia anche, come dice questa esegeta ebrea, in grazia anche della recitazione o dall'ascoltare la recitazione dello Shema Israele. Ho detto prima che qui c'è scritto che è tradotto che il Signore è unico il tuo Dio. Ma sentiamo che cosa ne pensano gli ebrei. Questo è importantissimo. Andiamo a leggere direttamente dalla esegesi ebraica e parlando dello Shema si dice: a questo proposito è necessario dapprima capire una ben nota difficoltà riguardo allo Shema, in cui si afferma che Dio è uno, ma non che è unico. Quindi a differenza delle traduzioni che abbiamo noi in casa. Il termine uno è infatti un aggettivo che si attribuisce a qualcosa che si può contare. È compatibile con un secondo. Unico invece esclude la possibilità di altri elementi. Quindi questo vuol dire, e ripeto, è esegesi ebraica, vuol dire che nella preghiera più importante di Israele si dice che Yahweh è uno di una serie numerabile. Non è l'unico, così come invece ci viene detto nelle Bibbie nostre. Ma questo nella Bibbia, ho già ripetuto tante volte, è chiarissimo. Gli Elohim sono tanti e Yahweh è uno di loro. Ora andiamo a vedere nel Talmud quali sono alcune, ovviamente, alcune delle indicazioni che vengono date per recitare questa importantissima preghiera. Ricordo appunto che nelle chiese si passa da in ginocchio, in piedi, seduti, capo chino, eccetera, e come premessa vi dico anche che proprio ai tempi di Gesù c'erano in Israele due grandi scuole rabbiniche. Una era la scuola di Rav Shammai e l'altra di Rav Hillel. Una era una scuola rigorista, cioè che pensava ad una applicazione quasi pedante, pignola della legge mosaica, e l'altra invece era una scuola che in sostanza diceva di applicare le leggi, le norme, le indicazioni più secondo buon senso. E se pensiamo a certe parti della predicazione di Gesù, così come ci viene raccontata nei Vangeli, ci viene facile pensare che Gesù si sia preparato alla scuola non rigorista. Lui era un rabbi, cioè un maestro fariseo come gli altri, e quando per esempio, non so, lui c'è la vicenda nel Vangelo di Giovanni, la vicenda della donna adultera, che sapete, secondo la legge mosaica doveva essere lapidata, Gesù, e stavano per farlo, Gesù dice: calma ragazzi, un momento, chi di voi non ha mai commesso peccato? Cioè, chi di voi, pensateci bene,
non ha mai commesso adulterio. Quindi se qualcuno si sente la coscienza talmente pulita da poterlo fare, scagli pure la prima pietra e quelli si ritirano, perché evidentemente forse anche loro qualche volta l'adulterio l'avevano commesso, erano cioè stati con una donna sposata, però poi a essere punita, sappiamo, era la donna. E quindi Gesù con buon senso li richiama. Oppure pensiamo a quando Gesù difende i suoi discepoli che di sabato, avendo fame, hanno raccolto delle spighe di grano passando in un campo e ne hanno mangiate e sono stati accusati di violare il sabato. E lui ricorda, dice: attenzione ragazzi, non è che l'uomo è stato fabbricato per il sabato, ma ci vuole buon senso, è il sabato che è stato fatto per l'uomo, cioè il sabato non deve essere una sorta di prigione per l'uomo, deve essere un momento di liberazione. Quindi interpretiamo le cose secondo buon senso, cioè se uno ha fame è giusto che si procuri il cibo, a differenza di quelli che invece addirittura contavano i passi che si potevano fare di sabato per non contravvenire a questa regola. Quindi Gesù, diciamo, applicava la legge secondo buon senso, cioè interpretandola a favore dell'uomo, ma così come lui lo facevano moltissimi altri suoi colleghi rabbi che si erano preparati alla scuola non rigorista, cioè alla scuola appunto che diceva di applicare la legge secondo buon senso. E adesso leggiamo direttamente dal Talmud, questo è il Talmud nella edizione italiana curata dagli ebrei, pubblicata dalla Giuntina, quindi le traduzioni e tutti i commenti sono solo di origine della esegesi ebraica, quindi come dire andiamo sul sicuro. La scuola di Shammai dice: di sera ogni uomo si sdrai e poi legga lo Shema, e di mattina si alzi in piedi, poiché è detto: e quando ti corichi e quando ti alzi. L'avete sentito, l'abbiamo appena detto. La scuola di Hillel dice invece: ognuno legga a modo suo, nella posizione che preferisce, poiché è detto: e quando vai per strada, dunque, né sdraiato, né fermo o in piedi. Se è così, perché è detto: e quando ti corichi e quando ti alzi? Per la scuola di Hillel l'espressione fa riferimento al tempo e non alla posizione, e vuol dire all'ora in cui gli uomini si coricano e all'ora in cui gli uomini si alzano. Quindi già qui si vedono questi contrasti tra queste scuole che interpretavano e dicevano come applicare questa legge. Ma andiamo avanti. Hanno insegnato i nostri maestri. La scuola di Hillel dice: si può stare in piedi e recitare lo Shema. Si può stare seduti e recitare lo Shema. Si può stare reclinati e recitare lo Shema. Si può camminare in strada e recitare lo Shema. Si può fare il proprio lavoro e recitare lo Shema. E poi si dice ci fu un episodio in cui Rabbi Ishmael e Rabbi Elazar ben Azaria si radunarono per mangiare in un certo posto. Ascoltate perché è interessante questa cosa. E Rabbi Ishmael stava sdraiato, mentre Rabbi Elazar stava in piedi. Quando giunse il tempo di recitare lo Shema, Rabbi Elazar, che era in piedi, si sdraiò, seguendo l'opinione della scuola di Shammai. E Rabbi Ishmael, che era sdraiato, si alzò in piedi. Rabbi Elazar disse a Rabbi Ishmael: fratello mio, tu stavi sdraiato e ora che sto sdraiato tu stai in piedi. Io ho seguito il tuo esempio e tu fai il contrario? Rabbi Ishmael gli rispose: io ho agito secondo le parole della scuola di Hillel e tu hai agito secondo le parole della scuola di Shammai. E non solo. Se noi fossimo rimasti nelle posizioni, avrebbero potuto vederci gli allievi e avrebbero fissato questa norma sbagliata e l'avrebbero trasmessa alle generazioni future. Quindi capite qual è il livello di tentativo di comprensione che si dava al testo biblico. Poi alla fine vi leggo
da che cosa deriva un certo ordine, cioè dal modo in cui interpretano il versetto ebraico. Andiamo avanti. Rav Yezekiel insegnò: chi ha recitato lo Shema secondo l'opinione della scuola di Shammai ha eseguito la mitzvah, cioè ha rispettato il comandamento. Chi l'ha recitato secondo l'opinione della scuola di Hillel ha eseguito la mitzvah, cioè ha rispettato il comandamento. Rav Yosef disse: secondo l'opinione della scuola di Shammai non ha eseguito per niente la mitzvah, cioè i contrasti erano continui. Ed erano continui proprio perché si dava importanza fondamentale alle parole scritte nell'Antico Testamento, alle parole scritte letteralmente. Quelle parole che adesso il Papa dice sono obsolete, sono superate, portano alla schiavitù, portano a essere come dei reclusi. E poi ancora, chi agisce secondo l'opinione della scuola di Shammai, dice Rabbi Nachman, è passibile di morte, poiché abbiamo studiato. Disse Rabbi Tarfon: stavo venendo lungo la strada e mi sdraiai per recitare lo Shema secondo le parole della scuola di Shammai, e così facendo misi me stesso in pericolo a causa dei predoni, perché si era sdraiato. Gli dissero: avresti meritato di essere punito, perché avevi trasgredito alle parole della scuola di Hillel. Ma guardate che è veramente, come dire, difficile vivere in una situazione del genere. E quindi è chiaro che sentirsi dire che queste regole sono obsolete non fa piacere. Poi ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe, però proprio perché ognuno ha la sua opinione, soprattutto quando una religione parla di un'altra, dovrebbe mantenere il rispetto di quell'altra, tanto più se quell'altra viene poi dichiarata essere la radice fondamentale della propria. E in questo sta la contraddizione fondamentale. Ma vediamo come ci si deve comportare, per esempio, quando si recita lo Shema prima di dormire. Disse Rabbi Illah: se colui che ha recitato il versetto dello Shema ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è uno. Vedete che anche qui traducono uno, non unico. E quindi abbiamo visto prima la spiegazione. Se uno quindi recita questo primo versetto e viene colto dal sonno, è comunque uscito d'obbligo, cioè ha adempiuto. Rav Nachman disse al suo schiavo Daru: qualora tu dovessi vedermi appisolare mentre sto recitando il primo versetto dello Shema, disturbami, affinché io torni a concentrarmi. Se invece io sto recitando il resto dello Shema oltre il primo versetto, non disturbarmi. Rav Yosef disse a Rav Yosef, figlio di Rabbà: come si comportava tuo padre se si addormentava durante lo Shema? Gli rispose: se gli capitava mentre recitava il primo versetto dello Shema, si sforzava di stare sveglio. Dopo il primo versetto, per il resto dello Shema, non si sforzava. Cioè capite addirittura a che livello di distinzione si arriva. Disse Rav Yosef: una persona che si trova in posizione supina non reciti il brano dello Shema. Rav Yosef ha detto solo che la lettura dello Shema non va eseguita in questa posizione. E forse ciò implicherebbe che dormire in posizione supina sia permesso? Perché per alcuni era proibito. Ma Rabbi Yehoshua ben Levi maledì un uomo che dormiva supino. E i maestri dicono: riguardo al dormire, se ci si inclina un po' sul fianco va bene. Riguardo al recitare lo Shema, invece, anche se inclinati un po' sul fianco, è comunque proibito. Stiamo capendo qual è il livello di attenzione che davano alle norme
norme che poi aggiungevano ovviamente alla legge mosaica, perché la legge mosaica non arrivava a questo tipo di precisione, a questo tipo di particolari, però sappiamo che per la gran parte degli ebrei il Talmud è non solo importante quanto la Bibbia, ma addirittura forse più importante della Bibbia. E poi noi, oggi ovviamente l'Islam è, come dire, all'ordine del giorno, no? È su tutte le cronache. Sappiamo che i musulmani pregano girandosi verso la Mecca. Vediamo come si comportavano gli ebrei, quali erano le indicazioni, quindi la direzione nella quale bisognava rivolgersi. E qui si parla della preghiera della Amidah, che è una preghiera che contiene 18 o 19 benedizioni. Hanno insegnato i nostri maestri che chi si trova fuori dalla terra di Israele volga il cuore verso la terra di Israele, quindi si giri verso la terra di Israele. E poi qui è interessante perché vediamo il versetto e il tipo di interpretazione che si dà per arrivare a dare questo ordine. Chi si trova nella terra di Israele volga il cuore verso Gerusalemme. Chi si trova a Gerusalemme volga il cuore verso il santuario, cioè il Tempio. Chi si trova nel santuario volga il cuore verso la camera del Kodesh HaKodashim, cioè del Santo dei Santi, la parte più interna del Tempio. Chi si trova nella camera del Kodesh HaKodashim volga il cuore verso la camera del Kapporet, cioè il coperchio dell'Arca Santa. Chi si trova alle spalle della camera del Kapporet si giri in direzione della camera e immagini di essere dinanzi alla camera del Kapporet. Risulta quindi che chi si trova a est si rivolge a ovest, chi si trova a ovest si rivolge a est, chi si trova a sud si rivolge a nord e chi si trova a nord si rivolge a sud. Risulta quindi che tutto il popolo di Israele rivolge il proprio cuore verso lo stesso luogo, cioè quindi verso il Tempio che si trova in Gerusalemme. Disse Rabbi Avin, qual è il versetto su cui si basa l'insegnamento precedente? E il versetto è questo. Il tuo collo è come la torre di David, costruita come una fortezza, e fortezza si dice Talpiot. Allora, questo versetto è un versetto tratto dal Cantico dei Cantici, sapete quel libro della Bibbia che ha letto anche Benigni, che è un libro fortemente erotico. Poi chiaramente la teologia lo ha trasformato nella metafora del rapporto tra Dio e il suo popolo prima e tra Dio e la cristianità poi. In realtà è un libro fortemente erotico nel quale si parla e è descritto chiaramente, sia pure in linguaggio poetico, un rapporto sessuale tra un uomo e una donna. Quindi il versetto sarebbe questo e si trova nel capitolo 4 del Cantico dei Cantici. Il tuo collo è come la torre di David costruita come una fortezza. Poi qui è il maschio nella coppia che parla dei seni della donna che sono come due cuccioli gemelli di una gazzella. Poi dice che lui, continuando insomma nella sua descrizione, arriva al monte dell'incenso, alla collina della mirra. Insomma, la descrizione è molto molto particolareggiata, ripeto, sia pure in linguaggio poetico. Allora, fortezza è Talpiot. La parola Talpiot, leggo direttamente, è interpretata come una combinazione delle parole tel, collina, e piot, bocche. In riferimento a Gerusalemme, significa che è la collina verso la quale si rivolgono tutte le bocche. Quindi, da questo versetto, che riguarda il collo di una bellissima ragazza, si ricava un ordine secondo il quale bisogna rivolgersi verso il Tempio. Chi è fuori dalla terra di Israele si rivolge a Israele, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, poi vi risparmio, tutto ciò che bisogna fare quando, per esempio, recitando lo Shema mentre si cammina, si incontra in terra una macchia che pare essere una macchia di urina. Allora lì bisogna verificare se quella macchia di urina è in grado di inumidire il mantello che la tocca, perché allora i comportamenti sono diversi.
oppure se si incontrano delle feci, e anche lì bisogna verificare a che stadio di maturazione sono, cioè se sono fresche o se sono secche al punto che toccandole con la punta del piede queste si spaccano, si rompono, quindi vi risparmio tutti questi particolari. Ma questo è per dire che quando si parla di religioni monoteiste, ovviamente ciascuno ha una sua tradizione e questa tradizione va non accettata naturalmente, la accetta chi ci sta dentro, va rispettata. Perché da un lato c'è la Chiesa che ha condotto una sua elaborazione teologica che ha portato a delle verità, che secondo la Chiesa sono le verità alle quali il fedele deve credere. E quelle che sono più, come dire, difficili da spiegare sono state fatte diventare dei dogmi. Cioè su quelle verità non si devono neppure fare domande. Poi ci sono altre tradizioni che parlano di quello stesso libro, cioè di quella stessa radice, di quella stessa origine, ma ne fanno una lettura di tipo diverso, una lettura di tipo più legalistico, più casuistico, cioè vanno, come abbiamo visto, a esaminare caso per studiarne tutte le singole applicazioni. E quindi la cosa curiosa per noi che esaminiamo dall'esterno, poi c'è ovviamente una terza religione che ha come radice prima sempre le vicende abramitiche, che è l'Islam, e che arrivando al Corano dice questa è la fine della rivelazione, cioè la fine, il termine ultimo della rivelazione di Dio, no? Gesù sarebbe semplicemente il penultimo profeta, mentre per i cristiani Gesù è addirittura il figlio di Dio, ma le radici sono sempre le stesse. Tant'è che appunto abbiamo visto nelle radici ci sono anche le indicazioni per la direzione nella quale bisogna rivolgersi quando si prega. Allora ciascuna religione monoteista ha le sue tradizioni, vanno tutte prese nello stesso modo, perché sono tutte elaborazioni di uomini, e quindi chi sta all'esterno e vuole esaminare con calma, serenità ed equilibrio tutto questo, lo deve fare proprio nella convinzione che si tratta di libri scritti da uomini, poi elaborati da uomini, ciascuna di queste tradizioni ha elaborato delle sue verità, delle sue norme, dei suoi regolamenti e nessuno può pretendere di avere la verità sull'altro, rispetto all'altro, perché l'esistenza stessa di tante verità vuol dire quantomeno una cosa, che questo presunto Dio non è stato sufficientemente chiaro nella sua rivelazione. Ciao, grazie e alla prossima.